Questo sono io in Madagascar, in uno stabilimento di produzione di cacao, e questa è una fava di cacao. E queste qui sono un bel po' di fave di cacao. Ma il Madagascar non è conosciuto soltanto per il cacao. Pensate alla sua vaniglia, tra le più pregiate al mondo. Il cacao malgascio è rinomato per la sua qualità. Il paese infatti si trova al 14° posto nella classifica mondiale di produzione. Ora non vi racconterò tutte le mie disavventure in questo paese, un paese segnato da una povertà estrema, pensate è tra i 10 paesi più poveri al mondo, ma comunque abitato da persone straordinarie e da una cultura, quella malgascia di origine austronesiana, che è affascinante e unica. Certo, il Madagascar non è soltanto cacao, è una terra di biodiversità straordinaria. Ho lasciato una ditata. Ma per parlare di cacao su vasta scala dobbiamo per forza di cose guardare altrove, verso quello che è il vero gigante mondiale del cacao. Questa è la Costa d'Avorio, uno stato dell'Africa occidentale che si trova poco al di sopra dell'equatore. E queste erano le sue foreste nel 1990. Nel 2000, soltanto 10 anni dopo, le macchie verdi della Costa d'Avorio si erano ridotte notevolmente e nel 2015 sembravano addirittura essere scomparse del tutto. Tutto per ricavarci questo, il cioccolato. Energumeni, versatemi la cioccolata! Oh! Perché quelle macchie verdi scomparse che avete visto in foto sono proprio a causa degli alberi di cacao. Gli alberi di cacao, alti 5 o 10 metri, producono un frutto molto strano, la cabossa, che a sua volta contiene decine di semi, le fave di cacao. Una volta tostate, le fave vengono sbriciolate e utilizzate per produrre il cioccolato. È agli alberi di cacao che le foreste della Costa d'Avorio hanno fatto spazio. E c'è un motivo ben preciso. Senza i terreni della Costa d'Avorio non avremmo il cacao necessario a farci gustare questa bella barretta di cioccolato piena di zuccheri processati e industrializzati. Talmente processati che sebbene sia una barretta al 90%, il cacao sarà una parte infinitesima... Scusate, stavo divergendo dal discorso. La Costa d'Avorio produce 2/5 di tutto il cacao a livello mondiale. Il 20% del PIL nazionale e il 40% delle sue esportazioni dipendono dal cacao. E a parte l'Indonesia, che è il terzo maggiore produttore, e qualche altro paese sudamericano, il 70% della produzione globale di cacao proviene dalla Costa d'Avorio e da altri 3 paesi dell'Africa occidentale: Ghana, Nigeria e Camerun. In altre parole, il nostro consumo sfrenato di cioccolato dipende da una manciata di stati. Ma ora poniamoci delle domande, come di solito è bene fare ogni volta. Com'è possibile che la produzione di cacao sia così concentrata in una sola fascia del pianeta? Cosa significa per quegli stati e per noi questa particolare catena di approvvigionamento? E soprattutto, in che modo riusciamo ad avere il nostro tanto amato cioccolato sugli scaffali dei supermercati? Le risposte a queste domande hanno a che fare sia con la storia che con l'economia. Ma prima di procedere vorrei ringraziare il partner che ha reso possibile la realizzazione di questo episodio sulla storia del cibo, Umami. Ammettiamolo, siete affamati, ma in cucina siete un disastro totale. Non avete il tempo, il frigo è vuoto e il portafoglio pure. Ma invece di ripiegare su delle schifezze, perché non provare i piatti 100% vegetali di Umami? Sono veri e propri pasti gourmet, già pronti da gustare. Basta scaldarli in microonde e voilà, la cena è servita. Li ho provati e devo dire che sembra quasi di essere al ristorante, mi veniva quasi da piangere. Inoltre tutto è vegetale, perfetto per restare in forma e non marcire sulla sedia davanti al PC. Come funziona? Basta sottoscrivere un abbonamento mensile a prezzo fisso chiamato Umami Unlimited e nell'arco del mese potrete ordinare tutti i pasti che vi servono senza costi aggiuntivi, come una qualsiasi piattaforma di servizi online, ma per il cibo. Con Umami Unlimited potrete scegliere da un menu stagionale e ricevere i vostri piatti in comode box da 15 pasti. Quando vi arriva la box a casa potrete già ordinarne un'altra, così non dovrete preoccuparvi di rimanere senza. Conservate i pasti nel freezer per averli pronti all'uso quando ne avete bisogno e abbonarsi ad Umami Unlimited è un gioco da ragazzi. Basta andare sul sito, iscriversi, compilare un questionario e siamo pronti per ordinare. Se volete unirvi alla rivoluzione del cibo pronto, cliccate sul link in descrizione o scansionate il QR code che vedete a schermo. I posti disponibili per Umami Unlimited sono chiaramente limitati per garantire la qualità migliore e in questo momento è in corso una promozione per provarlo. Stavo quasi per dimenticarmi che la promo è questa. Il primo mese vi viene scontato l'abbonamento mensile, sono 100 euro senza vincoli per il primo mese al posto di 300 euro. Con questa cifra avrete a disposizione un rifornimento illimitato di piatti, quindi diciamo che per provare per la prima volta Umami non è malaccio, almeno fate il piano del frigorifero. Forse a differenza mia. Che mangiamo stasera? Il frigo è vuoto. E ora a noi. Da dov'è che viene
Questa roba che per alcuni di noi è così portatrice di assuefazione, così che la vogliamo mangiare ogni singolo giorno. Come detto, inizia tutto dall'albero di cacao, il cui nome scientifico è Theobroma, letteralmente cibo degli dei. A dargli questo nome nel 1753 fu il botanico svedese Linneo, ma il cacao affonda le sue radici originarie in Centro America, non in Svezia, nell'attuale Messico, dove è stato domesticato per la prima volta attorno al 3000 a.C. I suoi più grandi ammiratori furono i Maya, che consideravano i frutti del cacao un dono del serpente piumato Kukulkan. E poi gli Aztechi. Gli Aztechi, tra un sacrificio e l'altro, perché loro sì, di poveracci ne ammazzavano a bizzeffe a differenza dei Maya, utilizzavano le fave di cacao nei modi più disparati, come moneta di scambio e paga per i militari, come medicina, come afrodisiaco e per praticare rituali religiosi, ma anche per miscelare particolari bevande. Le si produceva essiccando le fave di cacao e sgranandole nell'acqua, aggiungendo poi pepe, peperoncino o vaniglia. Insomma, una sorta di latte Nesquik primitivo senza zucchero. L'imperatore, i nobili e i soldati, che erano gli unici che potevano bere questo intruglio considerato divino, lo chiamavano cioccolatle, cioè acqua amara. Ed ecco da dov'è che arriva la parola cioccolato, anche se ne doveva passare ancora di acqua sotto i ponti prima di avere barrette, praline e torte sacher iperglutinizzanti e diabetiche. Ora, fino al 1500 noi europei non sapevamo neanche cosa fosse il cacao. Il primo a importarlo nel vecchio continente fu infatti il vecchio sterminatore di nativi, Hernán Cortés. Nell'arco di qualche decennio i conquistadores entrarono in possesso delle piantagioni di cacao mesoamericane, così da produrre per loro la cioccolata. Sebbene con qualche modifica per addolcirlo, questo proto Nesquik divenne popolarissimo tra gli aristocratici europei, soprattutto in Spagna e nei paesi cattolici, dato che in posti come Inghilterra e Olanda si preferivano all'epoca tè e caffè. Questo perlomeno finché la prima rivoluzione industriale non portò a un'invenzione rivoluzionaria, per l'appunto, che nella storia del cioccolato ha la stessa valenza della scoperta del fuoco per l'essere umano. Parliamo della pressa per cacao, messa a punto nel 1828 dall'imprenditore chimico olandese Casparus van Houten, benché l'invenzione sia erroneamente riconosciuta a suo figlio Coenrad. Questo macchinario permetteva sì di sgranare le fave di cacao, ma anche di rimuovere dalla polvere risultante il cosiddetto burro di cacao. Quest'ultimo poteva così essere utilizzato per creare cioccolato non più liquido, ma solido, in barretta. Da quel momento in poi fu una corsa al mastro cioccolatiere più scaltro e innovativo. Nel 1867 il pasticcere svizzero Heinrich Nestlé, meglio noto come Henry Nestlé, sì, quel Nestlé, elaborò un particolare metodo di condensare il latte di mucca. Metodo che nel 1875 permise al mastro cioccolatiere non Lindt, ma Daniel Peter, di mettere sul mercato il cioccolato al latte. 4 anni più tardi, Rudolf Lindt, stavolta sì, il vero Lindt, inventò la macchina per il concaggio del cioccolato, procedimento che lo rendeva più liscio, gustoso e dolce. Oggi Nestlé e Lindt Sprungli sono tra i primi produttori di cioccolato a livello mondiale. Infine, agli inizi del 1900, l'imprenditore americano Milton Hershey portò la produzione di cioccolato su scala industriale, costruendo attorno alla sua fabbrica una vera e propria città, che si trova in Pennsylvania e si chiama, guarda caso, Hershey, facendone erigere addirittura un'altra a Cuba, da dove otteneva direttamente le fave di cacao. Praticamente una specie di Willy Wonka. Sebbene poco conosciuta qui da noi, anche The Hershey Company è un gigante del cioccolato globale. Ecco, il fatto che Hershey dovesse andare a sbattere fino a Cuba per ottenere le fave di cacao ci permette di parlare di quello che è sempre stato un grosso problema per l'industria del cioccolato, ovvero la difficile reperibilità della materia prima, del cacao stesso. Infatti, gli alberi di cacao possono essere coltivati e resi produttivi quasi unicamente in aree tropicali, aree calde, umide, possibilmente vicine all'equatore, attraverso frequenti e abbondanti bagnature. Filippine e Indonesia, ad esempio, furono tappezzate di piantagioni schiavili da spagnoli, portoghesi, olandesi. Poi però, quando nella metà del XIX secolo la tratta degli schiavi venne abolita in ogni parte d'Europa, quasi tutti trovarono più conveniente spostare le coltivazioni di cacao direttamente nelle colonie dell'Africa occidentale. Ne approfittarono sia quei furbetti dei francesi in Costa d'Avorio che quei simpaticoni inglesi in Ghana e Nigeria. E da lì, lo abbiamo visto all'inizio di questo video, il cacao non si è più mosso. E questo, in termini economici, è un problema non da poco conto. A partire dal secondo dopoguerra il consumo di cioccolato, o di quello quantomeno ultraprocessato, è aumentato vertiginosamente, tanto che oggi in Occidente può permetterselo virtualmente chiunque. Con Svizzera, Germania, Irlanda, Regno Unito e Norvegia
che ne sono i più ghiotti. Tant'è vero che la Svizzera è oggi la terra del cioccolato. Dopotutto proveniamo dal paese del cioccolato. I costi del cacao però non sono affatto trascurabili. Se come nel 2024, ad esempio, la produzione di Costa d'Avorio e Ghana viene intaccata dal clima avverso da qualche malattia, le forniture di cacao diminuiscono e i prezzi aumentano. La domanda che a questo punto vi potreste porre è: quali sono i passaggi della catena di approvvigionamento del cacao e quindi anche del cioccolato? Partiamo dal laboratorio del cioccolato, la Costa d'Avorio. Qui, da dopo l'indipendenza nel 1960, la coltivazione di cacao è stata sempre incoraggiata dal governo, ancora di più a partire dagli anni 90, periodo di grandi liberalizzazioni economiche, quando si capì che con il cacao si potevano fare davvero tanti soldi e quindi si iniziò a diboscare. Dal 1990 al 2020 gli ettari di foresta ivoriana si sono ridotti da 8 milioni a 3. Il mercato libero, tuttavia, ha favorito le grandi aziende piuttosto che i lavoratori locali. E quindi ecco com'è che funziona il tutto. La coltivazione locale del cacao dipende quasi interamente da circa 800.000 agricoltori che possiedono aziende agricole piccole, da massimo 3 ettari. Una volta ottenute le fave, gli agricoltori poi le rivendono a dei grossisti in città dell'entroterra come Man, Boisflé e Dewequé. Da qui i grossisti spediscono le fave verso le 2 principali città portuali del paese, San Pedro e la capitale Abidjan. Ed è in questo preciso momento che entrano in gioco delle multinazionali. Inizialmente si tratta di aziende sconosciute ai più, che però ricoprono un ruolo chiave nella mediazione tra i produttori di cacao e i consumatori di cioccolato, cioè noi stessi. Per fare alcuni esempi troviamo le statunitensi Cargill e ADM, le svizzere Ecom e Barrica Lebo e la singapuriana Olam. Tutte queste sono specializzate, chi più chi meno, nel lavorare le fave di cacao o rivenderle ai colossi mondiali della produzione di cioccolato, che alla fin fine devono occuparsi soltanto, si fa per dire, di fabbricare il cioccolato, processarlo, confezionarlo e metterlo sul mercato, a meno che non scelgano di macinare da loro il cacao. In ordine di grandezza, questi titani dei dolciumi che realizzano vendite da miliardi di dollari sono le statunitense Mars Wrigley, quella del Marse per intenderci, la Mondelez, quella del Toblerone, l'italiana Ferrero, Hershey, Nestlé, Lindt e Sprungli, la britannica Pladis, la giapponese Meiji, la sudcoreana Orion e la tedesca August Stork. Non ci vuole un genio dell'economia per capire che questo sistema è sbilanciatissimo. Al Jazeera titola che i coltivatori di cacao ivoriani sopravvivono a malapena, mentre i profitti delle aziende del cioccolato crescono. Per l'Oxfam, quello del cacao è un mercato tremendamente ineguale. Secondo uno studio del Royal Tropical Institute di Amsterdam, il reddito medio nelle aree rurali ivoriane dove si coltiva cacao ammonta a $6.500. Sì, ma all'anno, per una famiglia di 7 persone, che gestisce un'azienda agricola considerata grande. E alle imprese del cioccolato questo sistema piace molto, anzi sarebbe bene se venisse mantenuto, perché permette loro di non pagare alcun dipendente per coltivare cacao e di avere i semi già pronti per essere macinati. Al governo di Abidjan invece non frega una mazza, purché si esporti cacao e purché le multinazionali continuino a operare sul suolo nazionale, arricchendo così i signorotti al governo. E questa è una situazione che non riguarda soltanto la Costa d'Avorio, ma anche tutte le grandi nazioni esportatrici di cacao, e poi in realtà c'è anche dell'altro. E cioè che, incrociando diverse stime realizzate dagli States, dal magazine Fortune e dal Corporate Accountability Lab, la produzione di cacao in Ghana e Costa d'Avorio impiega quasi 2 milioni di bambini, con un'età compresa tra i 5 e i 12 anni. Del lavoro minorile nell'industria del cacao si è a conoscenza da almeno 15 anni e da ancora prima sappiamo che ogni anno migliaia di bambini vengono rapiti in altri paesi africani, trasportati in Africa occidentale e poi schiavizzati per lavorare nelle piantagioni di cacao. In altre parole, può darsi, non è detto ma può darsi, che l'ovetto di cioccolato magnato a Pasqua sia figlio, in qualche modo, di uno sfruttamento schiavile che, a quanto pare, non è mai finito realmente nel 1800. Com'è che dite? Anche voi la pensate come zio Turiddu? Anche lui per caso vi ha detto: ma che me frega a me, problemi loro, io sto qui a mangiarmi il cioccolato ultraprocessato che pago con i miei soldi sudati al mio duro lavoro e non voi... Zitto Turiddu, fatti una camomilla e vatta quick, vatta a dormire, va. Sono ormai più di 20 anni che si parla di risolvere questi problemi ed è da allora che questi problemi non vengono risolti. A poco o niente sono servite nel tempo le pressioni sulle principali industrie del cioccolato da parte di associazioni e opinione pubblica, nonostante magniloquenti promesse fatte da quello o quell'altra multinazionale per sradicare del tutto il lavoro minorile entro l'anno tot. Finché nessuno fa nulla, tanto vale cavalcare l'onda e tanto vale spiattellarci in faccia il cioccolato come sempre, perché tanto
È quel vizietto che per alcune è così buono e appagante quasi fosse una droga. Non per me, perché tanto il cioccolato lo mangio soltanto sotto minaccia. Faccio parte del team salato tutta la vita. E mentre i coltivatori di cacao fanno la fame, noi stiamo qui a discutere su quanto il cioccolato possa essere incluso in una dieta bilanciata, e gli americani lo vedono addirittura come il nettare degli dèi, oppure come cibo spazzatura di cui è bello ingozzarsi in un giorno di sgarro, magari lo stesso giorno in cui si allenano le gambe. Perché il cioccolato americano, si chiede un editorialista del Guardian, è così disgustoso? Sa di segatura inzuppata nel vomito di un bambino. Forse è anche meglio del cioccolato che troviamo al supermercato. La segatura di vomito, intendo. In ogni caso, per quanti sforzi possiamo fare nel promuovere un commercio equo e nel controllare la filiera del cacao, l'industria del cioccolato sarà sempre qui, per noi. Il valore del mercato del cioccolato globale ammonta a 120 miliardi di dollari all'anno, ne varrà 160 intorno al 2030. E questo senza contare che ci sono almeno 2 grandi mercati dove il cioccolato è sì apprezzato, ma non ha mai attecchito come da noi, vale a dire Cina e India. Per fare un esempio, in Cina il marchio più apprezzato è il quasi sconosciuto Dove, di proprietà di Mars, mentre in India è Cadbury, sussidiaria di Mondelez. Il dilemma rimane sempre lo stesso: il cacao cresce e continuerà a farlo soltanto nelle regioni tropicali, in pochi paesi del mondo quindi. Però intanto le richieste globali di questo prodotto aumentano, e quando l'Africa occidentale non basterà più, dove andremo a prenderlo il cacao? Una cosa è certa, non siamo tanto diversi dagli Aztechi. Usiamo il cioccolato in centinaia di ricette diverse, lo assumiamo come medicina per la mente, per rilassarci, e gli riconosciamo ancora oggi un effetto afrodisiaco. Ma soprattutto, come dicono gli economisti Elin Polmans e Johannes Winnen, negli antichi imperi americani le fave di cacao venivano utilizzate come moneta. Oggi il cioccolato viene visto anche come un regalo, un dono, e certi prodotti sono stati esplicitamente progettati e creati in tal senso. La prossima volta però sono sicuro che ci penseremo tutti 2 volte prima di pronunciare la più classica delle frasi, e cioè: e sarà mai un po' di cioccolato? Quando zio Turido verrà a dirvi con la sua solita pacatezza: oh ma merda, non si può più mangiare nulla con tranquillità dopo i tuoi video sulla serie del cibo, voi gli risponderete: per me, zio, tu puoi mangiare quello che vuoi. L'importante è che tu nutra il tuo cervello con la consapevolezza di ciò che stai mangiando. Questo, in fin dei conti, è ciò che ci distingue dalle bestie ruspanti. La scelta è tua ed è libera. Per Aspera.